Mi fa piacere ricordare, perché ci conosciamo da quando entrambi avevamo i calzoni corti e che qui mi ha fatto piacere riportarlo a Cesenatico. Caro Sindaco, Garibaldini, cari cittadini e cittadine, io sono sinceramente grato per questo invito a ricordare Garibaldi. Le belle iniziative che il Comune di Cesenatico ha promosso mi fanno onore. Finché visse, Garibaldi suscitò ovunque, non solo in Italia, una straordinaria ammirazione, intenso affetto, vere e proprie forme di devozione. Ammirazione, affetto, devozione che rimasero vive a lungo anche dopo la sua morte, il 2 giugno 1882. Ma amici, dobbiamo anche essere consapevoli che Garibaldi è sempre stato anche un personaggio scomodo. Ebbe dei nemici, ebbe dei calunniatori. Lo stesso Mazzini, che io amo, uomo di straordinaria nobiltà d'animo, ebbe a dire in occasione della visita di Garibaldi a Londra, 1864, avete mai osservato attentamente la faccia del leone? Non credete che essa è una faccia veramente stupida? Ebbene, è la faccia di Garibaldi, queste sono parole di Mazzini. Sempre nel 1864 un illustre studioso inglese scriveva: Garibaldi manca di educazione politica, non ha cognizione di principi di governo, è privo di quella rozza intelligenza che spesso serve agli ignoranti a mascherare l'odio. Non avendo capacità di valutare i caratteri né di resistere all'adulazione, era ingannato da tutti coloro che ad alimentare prudenza avrebbe consigliato di diffidare. La sua mente di Garibaldi non può afferrare più di un aspetto alla volta di un problema. Queste sono le opinioni su Garibaldi. Volete sapere cosa pensavano di Garibaldi i cattolici? Lo chiamavano molti l'anticristo. È vero che ci furono preti cattolici che combatterono vicino a Garibaldi, padre Giovanni Pantaleo, sacerdote siciliano, padre Alessandro Gavazzi, frate Bernabita, padre Ugo Bassi, sacerdote barnabita patriota, fucilato dagli austriaci nel 1849, Vincenzo Padulla, prete calabrese, Don Giovanni Verità, e nell'agosto del 1849 aiutò Garibaldi a fuggire nel Granducato di Toscana. Va detto che mentre disprezzava il Papa e il clero per la loro immoralità e per la loro avversione alla causa della libertà, Garibaldi aveva un forte sentimento religioso, vero Mattarelli? Aveva un forte risentimento religioso perché Garibaldi accoglieva il contenuto morale del cristianesimo e rifiutava i dogmi, rifiutava i riti, rifiutava la politica della Chiesa cattolica, ma un sentimento religioso Garibaldi l'aveva. Quando andò per la prima volta a Roma, Garibaldi nel 1825 scrisse: Roma, capitale del mondo, culla di quella santa, sottolineo, santa religione, in cui i primi apostoli furono i maestri delle nazioni, gli emancipatori dei popoli, ma i cui successori, degeneri, imbastarditi, mercanti, veri flagelli dell'Italia, hanno venduto allo straniero. Queste sono le parole di Garibaldi. Mentre per la Chiesa Garibaldi era una figura scomoda, per il fascismo Garibaldi è stato una leggenda difficile da inserire nella propaganda di regime. Nel suo discorso del 30 maggio 1932 Mussolini rivendicò l'affinità ideale tra Garibaldi e il fascismo. Disse, sono parole di Mussolini: mi piace sperare che egli riconoscerebbe la discendenza delle sue camicie rosse nei soldati di Vittorio Veneto e nelle camicie nere, che da un decennio continuano sotto forma ancora più popolare e feconda il suo volontarismo. Quindi Garibaldi sarebbe stato il precursore delle camicie nere e del fascismo, secondo Mussolini, nel suo discorso del 1932. Questa è una ripugnante menzogna. Garibaldi è l'antitesi del fascismo. Valgano i fatti.
Garibaldi nel 1870 va a combattere in Francia per difenderla dai tedeschi che l'hanno aggredita. Mussolini nel 1941 aggredisce la Francia insieme a Hitler. Garibaldi ha sempre difeso la libertà della Grecia. Mussolini nel 1940 aggredì la Grecia. Garibaldi ha sempre difeso la libertà politica e civile. Mussolini le ha calpestate tutte. Garibaldi ha sempre lottato per la libertà dell'Italia e di tutti i popoli. Mussolini era nazionalista, ha predicato e predicato l'idea della potenza italiana contro e sopra gli altri popoli, fino alle ripugnanti guerre coloniali in Africa. In altri tempi a noi più vicini, grandi ammiratori, ci sono stati grandi ammiratori di Garibaldi sui quali non mi fermo. Ma il peggiore, e per me il più ignobile attacco a Garibaldi è dei nostri giorni. In un libro dal titolo Garibaldi fascista, uscito nel 2022, si legge questo. Lo scopo di questi articoli è illustrare in modo sintetico gli elementi che fanno di Garibaldi un fascista. Perché Garibaldi fu un fascista, secondo questo studioso? Perché quando si trovò a gestire il potere si nominò dittatore e quindi la dittatura è un'istituzione fascista. E quindi Garibaldi è un fascista, secondo questo studioso che non nomino. Povero uomo, questo che ha scritto queste righe. Garibaldi assunse la dittatura in Sicilia il 14 maggio 1860 a Salemi, in nome di Vittorio Emanuele per la Sicilia, poi estesa alle province. Depose la dittatura il 2 dicembre 1860 dopo aver consegnato i territori del sud a Re Vittorio Emanuele II. Poi si ritira a Caprera e dopo la consegna dei poteri e il rifiuto di ogni compenso o carico ufficiale, Garibaldi partì in silenzio per l'isola di Caprera. Garibaldi assunse la dittatura perché era necessario in quanto in una condizione di guerra in un territorio straniero. Garibaldi non amava né cercava il potere personale dittatoriale. Prova ne sia che lo abbandonò il prima possibile e se ne servì solo per i fini imposti dalla guerra per liberare l'Italia. Mi sono posto una domanda: dove vive? Dove è finita l'eredità morale e politica di Garibaldi? L'eredità morale e politica di Garibaldi visse nella battaglia di Domokos, il 17 maggio 1897, dove accanto all'esercito greco combatté contro i turchi e c'era una brigata garibaldina. Visse nella guerra civile spagnola, dove i volontari italiani andarono in Spagna a difendere la Repubblica contro le milizie di Francisco Franco aiutate da Hitler e Mussolini e formarono il magnifico battaglione Garibaldi. Visse nella resistenza antifascista, le brigate Garibaldi, formate prevalentemente da comunisti ma anche da socialisti, azionisti, cattolici, autonomi e politici, si distinsero nel loro valore. Permettetemi una considerazione personale. Secondo me l'ultima erede di Garibaldi, e lo affermo senza esitazione, è stato Ernesto Che Guevara. Che Guevara muore il 9 ottobre 1967 alle guerre in Bolivia, dove era andato a combattere dopo che nel 1958 aveva partecipato alla vincente rivoluzione cubana, guidata da Fidel Castro. In Bolivia è stato l'ultimo tentativo di emancipazione politica per mezzo della guerriglia, di cui Garibaldi era maestro. Sapete cosa pensava Garibaldi? Cosa pensava Che Guevara di Garibaldi? Garibaldi disse: Che Guevara è l'unico eroe di cui il mondo ha mai avuto bisogno. Oltre al suo indiscusso valore come combattente e capo militare, sempre dalla parte della libertà, solo dalla parte della libertà, Garibaldi ci ha lasciato anche una grande eredità di saggezza politica. Garibaldi era un uomo che sapeva fare la guerra, ma amava la pace, non amava affatto la guerra. Garibaldi ha combattuto solo guerre per la libertà e per l'emancipazione dei popoli. Il 15 ottobre 1860 Garibaldi invia un memorandum alle potenze d'Europa dove scrive: se l'Europa formasse un solo Stato, chi mai penserebbe a disturbarlo in casa sua?
E in tale supposizione non più eserciti, non più flotte, e gli immensi capitali strappati quasi sempre ai bisogni e alla miseria dei popoli, per essere prodigati in servizio di sterminio, sarebbero convertiti invece a vantaggio del popolo, scuole che toglierebbero alla miseria e all'ignoranza tante povere creature che in tutti i paesi del mondo sono condannate dall'egoismo, dal calcolo, dalla cattiva amministrazione, delle classi privilegiate e potenti, all'abbruttimento, alla prostituzione dell'anima e della materia. Dopo il 1862 Garibaldi vorrebbe un congresso mondiale in grado di giudicare le controversie fra le nazioni. Al posto di bombe e corazze dovrebbero esserci, scrisse, vanghe e macchine da falciare. Al congresso internazionale per la libertà e per la pace Garibaldi rivolge all'Inghilterra l'invito di fondare, ascoltate le parole di Garibaldi, gli Stati Uniti d'Europa nel 1862. L'8 settembre 1867 Garibaldi scrive un programma dove si legge questa frase, a mio avviso, meravigliosa: la Repubblica è la sola forma di governo degna di un popolo libero, perché sotto un monarca, sotto un principe, sotto un imperatore non sei libero. Non solo, scrive Garibaldi che solo la democrazia può rimediare al flagello della guerra. Soltanto lo schiavo ha il diritto di fare la guerra al tiranno per la sua libertà. Concludo con un'osservazione. Anche l'insegnamento di emancipazione sociale di Garibaldi non ha perso nulla del suo valore ideale. Il suo ultimo messaggio dell'81 è tutto un messaggio per l'emancipazione sociale. E infine, Garibaldi ci ha lasciato la forma più bella e più alta di amore della patria. Un patriottismo del tutto opposto ai nazionalismi, che è stato ricordato, che dominano il nostro tempo e vogliono portare, come hanno sempre portato, alla guerra. Garibaldi era un patriota convinto, ma prima ancora un cittadino del mondo. Lottò solo per cause giuste. Lo capì benissimo Alexandre Dumas, che scrisse nelle memorie di Giuseppe Garibaldi. Garibaldi era un uomo il quale, facendosi cosmopolita, cittadino del mondo, adotta l'umanità per patria, va ad offrire la spada ed il sangue ad ogni popolo che lotta contro la tirannia. È più di un soldato, è un eroe. In questo nostro tempo dominato dalla passione per apparire, per avere, per affermare se stessi, questo tempo senza eroi, la vita di Garibaldi è un altissimo insegnamento che abbiamo il dovere di far conoscere e amare.